Riesco solamente a sentire i passi della mia ombra, vaga tra le ceneri delle speranze andate in pezzi. Il mio corpo lo sento schiacciarsi sotto il peso di enormi massi. È una crudele coperta fatta di sogni che non hanno più voce. È un volto che fatico a riconoscere, quello che ogni mattina mi guarda dallo specchio. Nelle giornate buone mi ricorda che, dopo tutto, il mio spirito è relegato in questo corpo, assoggettato alle brutali regole di un carcere, da cui è impossibile fuggire. Ho camminato sulla sabbia scura di luoghi insopportabili, ho percorso in lungo e in largo gli infiniti labirinti del dolore, nella speranza di poter cancellare la macchia che qualcuno un giorno ha deciso di stendere sul mio spirito. Ed ora sono stanca, non più forte, non più coraggiosa né più saggia, sono solo stanca. Mi sono sempre chiesta se fossi in grado di trovare le chiavi di questo inferno, magari da qualche parte, nel mondo, in un luogo di pace. Ho bisogno di sentire ardere la mia anima, non di vederla spegnersi lentamente. Ho bisogno di innaffiare la terra sulla quale crescono i miei sogni, smettendo una volta per tutte di osservarli da lontano mentre appassiscono. Ho bisogno di capire se davvero sono in grado di affrontare me stessa. E allora sono partita senza una meta precisa, in cerca di qualcosa che sia in grado di far fremere il mio cuore. Lascerò quindi al vento delle montagne e all'acqua fresca di un ruscello il compito di sussurrarmi il segreto della vita e della felicità. Dato che ci sono possibili, non sicure piogge questa notte, abbiamo pensato di creare una specie di capannina sopra la tenda. Non l'abbiamo mai fatto, quindi cerchiamo di inventarci qualcosa, vediamo cosa uscirà. Allora, missione compiuta, siamo riusciti a fare questo marchingegno, io direi fichissimo, come prima volta. Dai, non è male. Che ne pensi? A me piace. Fico.
A me piace. Poi se piove possiamo usarla per navigare. Andiamo come Rufy. La nostra prima cena in questo viaggio è pronta. Siamo pronti per mangiare. Sì. Allora, nel mentre mi sto cercando di illuminare in modo abbastanza decente con questa lampada da campeggio che abbiamo, volevo raccontare una cosa. Allora, ho preparato la borsetta igiene con spazzolini, dentifrici, tutte queste cose, tutte e due. E allora andiamo a lavarci i denti e dico a Matteo, ti ho raccattato uno spazzolino fighissimo che ho trovato a casa, non puoi immaginare. Lui lo va a provare, non riesce neanche a iniziare a lavarsi i denti con quello spazzolino che si è spaccato tutto. Ho tutti i pelucchi in bocca ancora. Ma dove l'hai trovato? Era distrutto. Arriva da me e fa, dove l'hai raccattato? Ma è scoppiato, appena l'ho toccato. Cioè il peso del dentifricio l'ha fatto rompere. È delicato, per i denti delicati. Che cos'è, una farfalla? Sì, no, una falena. Comunque quante stelle. Quante stelle. Eccolo. Sola da non riuscire a godere neanche della mia stessa compagnia. Mi sento scaraventata in un mondo dove ribolle l'orrore, l'incubo e la solitudine. Un senso di incompletezza e di inadeguatezza che non mi permettono di vedere il vero senso di questa esistenza. Oggi pranzo in macchina. Già. Perché piove, non abbiamo modo di cucinare, non andiamo da mangiare da nessuna parte e quindi abbiamo lo chef stellato Sì. proprio qui. Vi propongo oggi salsiccette secche e pane secco. Pane. Oggi sta piovendo tutto il giorno e il tempo è molto instabile, però ce la siamo presa per riposare, per non fare niente di che, parlare tanto, stare insieme. Ora sta piovendo con il sole. Alle mie spalle c'è Monte Vettore che presenta ancora tantissima neve. Beh, non proprio tanta, però ce n'è. Oggi abbiamo visto tante poiane. Tante. Una l'abbiamo vista appollaiata mentre scappavamo dalla pioggia, ti ricordi? Sì. Ok, sì. che c'era un temporale. E l'altra ci è volata, dalla strada proprio. ma in un modo così grazioso ed elegante, dello stile io sono qui, godete della mia presenza. Era bellissima. 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 Ah, abbiamo detto del fatto che abbiamo visto la volpe ieri? No.
No, non Una l'avevo detto. Sì, ieri volpe! sera, quando eravamo al campeggio, la signora prima ci aveva informato che spesso passa la sera perché viene a recuperare un po' di cibo che la gente lascia al campeggio. E a un certo punto ho visto una sagoma, qualcosa dell'occhio, una sagoma in movimento. Ho detto alla Risa, sarà un gatto, ti ricordi? Pensavo fosse un Mm-mm. gatto. E invece poi quando l'abbiamo inseguita, era proprio una volpe, cioè inseguita, nel senso ci siamo appostati per scoprire. Da vicinissimo l'abbiamo Sì, vista. era una volpe ed è scappata via con una pagnotta così tra i denti. Ah, che Bellissima, carina! bellissima. Molto bello. Ancora una volta sono costretta a dover fare i conti con l'idea che anche un semplice respiro mi causa vergogna. Li sento mormorare dietro di me, ma nessuno accorre a svegliarmi da questo sonno che in questa grotta pare essere eterno. Qui il tempo si dilata, ogni cosa ha un suo motivo, ogni azione ha un senso e ogni respiro è il desiderio di vivere. Smette di essere quell'abitudine che il mio corpo è in grado di svolgere e diventa quell'indistinto desiderio di vivere. Stavo pensando alla montagna che abbiamo alle spalle, il Monte Vettore. Ma per chiunque potrebbe essere, sai, un sasso, sempre la solita montagna. Ma tu pensa quanto cavolo è particolare quella montagna. Cioè lì sopra passa una linea di faglia che fra migliaia e migliaia di anni dividerà l'Italia a metà. Una parte andrà contro l'Africa, una parte resterà attaccata all'Europa. E la cosa assurda è che il vettore si troverà metà in Africa e metà rimarrà in Europa. E non è una montagna qualsiasi quella. Non piangere. Il tuo sole è dietro le nuvole. Perdona. Semplicemente vivere in quei ricordi è inutile. Inspira e butta via tutto quel dolore. Infine addormentati. Dissolviti nell'abbraccio dell'universo. Stamattina ci siamo svegliati in un posto bellissimo, mi sono svegliata alle 6 e sono subito corsa fuori per vedere quanto era bella la natura, infatti c'era il sole che splendeva, gli uccellini che cantavano, insomma la perfezione, la perfezione. Poi la giornata non è andata proprio come ce l'aspettavamo, perché prima siamo arrivati in un posto che comunemente è famoso, è bellissimo, piace a tanti, ma a noi entrambi infatti abbiamo avuto questa sensazione che proprio quando non trasmette niente, anzi quasi infastidisce, irrita. Poi dovevamo pranzare. Sono successi dei guai con il fornelletto, non abbiamo più mangiato, ci siamo accontentati con un biscotto. Ora finalmente siamo arrivati di nuovo ad un campeggio, stiamo montando la tenda e finalmente non sono che ore sono, forse le 4, forse riusciremo a pranzare. Ecco, quindi non sempre va come ci si spera che vada in un viaggio, perché di solito si aspetta che il viaggio proprio ti porti tutte queste sensazioni meravigliose, eccitanti, emozionanti, invece non è così. Ok, Ok. la pasta è pronta. Sta per cadere, lo sai? Aspetta, ecco.
Ok, fatto. Perché ti manca? Come se non ce ne fossero già abbastanza di insetti. Ecco. Poi crolla tutto. Vai. Devo mangiare, sto morendo di fame. Già, Sono tipo le 4:30? 4:40. 4:40, pranziamo. Com'è? Non lo so, non te lo dico. Mmm. È piccantina, eh? Davvero? Che hai aggiunto? Io non ho aggiunto niente, era un preparato già fatto. Cioè, proprio Dai, non esagerare, habanero. Come no? Certamente è innegabile che questo sia un posto meraviglioso, ma all'inizio di questo viaggio abbiamo deciso che avremmo ascoltato molto di più le nostre sensazioni piuttosto che la logica delle cose. Abbiamo fatto diversi chilometri per arrivare qui. Ieri eravamo sui Sibillini e domani torneremo sui Sibillini perché il cuore ci porta lì. Dobbiamo seguire le nostre sensazioni, altrimenti nulla ha valore. Arte marziali a mani nude. Car Marco. Ah, San Marco, sì che è Piazza San Marco, certo che è San Marco. Certo. E quindi è un mortorio, avevi ragione. Sì. Troppo forte. Potenziatore del tubo di scappamento. Mar? Mitta. Bravissimo. Ecco qua. 17. 2 lettere di minaccia. M, 2 lettere sono proprio. Ah, Mi- ho dimenticato che fanno quella roba lì. Qua dice 11. 11 è. Aspetta che ho scritto proprio sopra il numero. No, non è 11. Che numero è? Ci sono i giorni terribili, apatici, in cui mi sento svuotata, in cui il fiume si alza tutto insieme e mi travolge con un'onda esagerata e devastante. Ecco, oggi è così. Speriamo che smetta di piovere, è iniziato da pochissimo. Non so se questa sistemazione terrà tanto. L'ho legato anche al tavolo, così in caso vola proprio tutto. Ma che dici, Ma amore? che fai? Scusa, ti perdi solo il telo, così ti perdi il telo e il tavolo. No, va bene, dai, dovrebbe Ma le tenere previsioni un po'. meteo dicevano che non ci sarebbe stata neanche una goccia. Già. Ma speriamo che smetta, almeno possiamo ripararci un po' dentro, anche perché non lo so, il telo messo così lo dovevamo sistemare prima, adesso messo così ci soffochiamo lì dentro. No, ma infatti è solo per un po' così. Sì, speriamo che smetta, dai. Ma scusa, ma il mio pane col salmone dove l'hai messo? Ha fatto così, ha fatto. Sparito, mentre sistemavo il telo. Via. L'hai mangiato? No, non Non te lo mangiato. ricordi? Me lo ricordo. Scusa, mangi le cose e neanche ti Io ricordi. ricordo sempre quello che mangio. Fammi togliere sto tubetto. Dove sei?
nostra tenda è zuppa, quindi stanotte si dorme in macchina. Già. Sì, siamo accampati proprio. Mm-mm. E come dice, e come dice la Risa, ho pure pagato il campeggio per dormire in macchina. Fa tutto parte del viaggio. Buonanotte. Buonanotte, più o meno. Sì. Dopo questa notte impervia passata in macchina, un po', ecco, Un casino. Ho la schiena a un po' pezzi. un casino. Ora siamo ad Amatrice, abbiamo preso il prosciutto di Amatrice, l'ho assaggiato per la prima volta ed è una cosa buonissima! E a me non piace tanto il prosciutto crudo, c'è da dire. È buonissimo. A me sì, piace tanto. Sì, l'umore è migliorato tantissimo, anche se oggi, mentre stamattina mi lavavo i denti, in un bagno dove c'era un lavandino solo, mi lavavo i denti, mi guardavo allo specchio e dicevo, che avventura. Comunque va tutto bene, fa tutto parte del viaggio. Abbiamo in preso tutti pure i il sensi. pecorino. Certo, come fai? Non prendi il pecorino? Vabbè. Screpicciano, tipo. Questo è bello. Abbiamo preso delle olive ascolane ad Ascoli Piceno, No, queste ovviamente. sono le migliori olive ascolane di Ascoli Piceno. Come fai a saperlo, Come scusa? faccio a saperlo? Lo dice qua? Ah, giusto. Allora crediamo. Per Giusto. forza. Buone. Sono le migliori però. Già. Le prime e le migliori. C'è qualcosa di straordinario nella pioggia, un segreto. Quando ero piccola credevo che tutta quell'acqua provenisse dal grande mare celeste che è sopra le nostre teste, quando qualche creatura angelica vi si tuffava dentro e tutto il cielo zampillava. Eppure mi sono sempre nascosta dalla pioggia. Nonostante fossi al riparo, nonostante mi sentissi al sicuro, sapevo, con una spietata consapevolezza, che il problema non era che fuori pioveva, ma che dentro diluviava. È l'eco di una vecchia leggenda gaelica che non smette mai di tormentarmi. Il cielo ti cadrà sulla testa. E lo ha fatto così tante volte da lasciarmi senza fiato. Ma oggi ho deciso di respirare. Ho deciso di uscire per lasciare alla pioggia la responsabilità di mondare il mio spirito. Dopotutto, forse anche questa macchia può essere lavata via. Siamo tornati di nuovo sui Sibillini, sempre sul Monte Vettore, solo in un punto diverso, per goderlo appieno, insomma. Prima, mentre Matteo mi preparava il caffè, ero veramente tanto stanca, ovviamente perché l'altra notte non è che abbiamo dormito chissà quanto, forse 3 orette, ma veramente scarse. Mi preparava il caffè perché ero stanchissima, me ne sono bevute 2 e nel frattempo c'era il temporale. E guardavo dalla finestra quel temporale, bevevo il caffè e mi rendevo conto che non ho neanche un minimo di forze per uscire e guardare quel temporale, perché era bellissimo, c'era questa nebbia tra gli alberi che si era infittita sempre di più e volevo esserci, volevo andare, ma mi rendevo conto che con le mie forze proprio non ci riuscivo. Allora ne ho bevuti 2, ora sono uscita e pioviccico solo un pochetto. Bellissimo comunque.
stanotte dormiamo in bungalow, anche perché i tuoni sono tanti e abbiamo già visto i primi fulmini, quindi sempre meglio dormire con un tetto sopra la testa in questi casi, anche perché la tenda non protegge dai fulmini minimamente. Cosa voglio e chi sono? Sono parole che rimbombano continuamente nella mia testa, ma ancora non so perché trovo tutta questa difficoltà nel rispondere. Almeno qualcosa. Forse ho paura? Ho timore di ammetterlo? Quello che non voglio è definirmi, limitarmi, incastrarmi, sbagliarmi. Forse non ho modo di sbagliare. Sbagliare cosa? Sbagliare per chi? Non per me, magari. Vorrei chiudere gli occhi e riuscire ad ascoltare le mie sensazioni, seguirle e prendere la parte più profonda di me e nutrirla di ciò che vuole. Fatti sentire. Parlami. Io ascolterò. Questo qui è un luogo magico, non solo perché questa montagna qui è sempre il Monte Vettore, ma perché noi quando abbiamo fatto il Grande Anello dei Sibillini abbiamo girato intorno a questa meravigliosa montagna mastodontica per 4 giorni. Ogni volta che giravamo c'era un pezzo del Monte Vettore. Vi ho fatto vedere l'altra volta dal camping come si vedeva. Ecco, questa è l'altra parte, l'altra faccia. Sempre bellissimo. Sono molto scoraggiata. Non abbiamo fatto altro che girare in tondo. È il destino a cui va sempre incontro la mia vita. Tornare al punto di partenza. Questo viaggio sembra essere giunto già al capolinea. Non abbiamo nessuna idea di dove andremo a dormire questa notte. E restare qui un altro giorno mi sembra solo una perdita di tempo. Non penso che si possa continuare così. Ma non posso arrendermi, non posso permettere che anche questo progetto sia l'ennesimo sogno da cui mi sono svegliata davvero troppo presto. Devo osare, pensare fuori dagli schemi. Abbiamo appena prenotato un campeggio a Ferrara e sembra l'unica città in cui c'è bel tempo domani. Abbiamo cambiato totalmente i nostri piani. Questi ultimi 2 giorni sono stati veramente difficili dal punto di vista emotivo perché pioveva continuamente. Non si poteva fare campeggio, abbiamo dovuto spendere i soldi in più per poter stare al sicuro dai temporali. Un casino. Allora abbiamo detto, sai che c'è? Invece che tornare a casa e far finire tutto, facciamo qualcosa di pazzo. Infatti ora non diremo cosa abbiamo in mente, ma andiamo a Ferrara. Per il momento. Per il momento. Stiamo lasciando i Sibillini e sono molto molto contento, non di lasciarli, ma del fatto che ancora una volta ci hanno accolto e ci hanno fatto stare veramente veramente bene. Tant'è che ci siamo tornati, come sapete. Siamo in Veneto! Veneto! Siamo arrivati, abbiamo fatto 5 ore di viaggio senza sosta. Perché chiudeva il Sì, campeggio. Quindi... e allora ci siamo sbrigati, siamo arrivati 40 minuti fa, abbiamo piantato subito la tenda, sta piovicicando e poi ci siamo fatti una bellissima passeggiata di meno di 1 chilometro per andare a prendere da mangiare, a portar via in una prosciutteria. già, e sappiamo benissimo cosa significa, nessuno fermerà Matteo, neanche i E temporali. infatti Quindi abbiamo preso delle cose da mangiare, ora ci nascondiamo nella tenda e mangeremo tutto. assolutamente. Vedete cosa significa lasciare proprio la vita al caso? Lasciamolo al caso. Al caso. Al caso. Andiamo a mangiare.
si è dileguato. Pappardelle fatte in casa, prosciutto fatto in casa, gorgonzola e mandorle. Grazie. Ci siamo svegliati in questo campeggio veramente, veramente stupendo. Ora stavo scrivendo nel diario per appuntarmi tutte le sensazioni, per non dimenticarmele, perché poi mi piace rileggerle e quasi ritornare a questi ricordi nel bene e nel male, per analizzare, per pensare o anche per ricordare. Perché spesso succede che addirittura ci dimentichiamo quello che viviamo. Anzi, io sono quella persona portata di più a ricordare il passato solo nelle cose negative e non sempre anche in quelle positive, quindi mi aiuta tantissimo. La notte abbiamo dormito con una pioggerella leggerissima, però si sentivano queste pochissime gocce cadere sul tettuccio della tenda ed era veramente, veramente bello. La prima volta che io ho dormito con la pioggia in tenda, direi romantico e magico a dir poco. E poi stamattina abbiamo prenotato la casa in Germania. Già, ci avviciniamo alla nostra meta finale che abbiamo deciso proprio ieri. A dire il vero, nutrivo qualche dubbio su tutto questo perché devo dire che non ero sicura che alla fine avremmo veramente deciso di fare questa cosa, perché delle volte succede che magari si vuole qualcosa, si pensa qualcosa, però tra una cosa e l'altra si decide o di rinunciare o trovarsi delle impossibilità, dei problemi. Già, così siamo noi. E invece abbiamo prenotato la casa, quindi è sicuro che andiamo lì. Ora ancora non vi dico di quale posto si tratta, ma è un posto veramente stupendo. È stato il mio sogno sin da bambina di andarci. Infatti mentre lo penso, mentre lo dico, nella mia testa fiorano queste immagini di me a casa che guardo questo libro e dico un giorno ci andrò, lo voglio vedere, lo voglio vedere. Un consiglio utile quando mettete i picchetti ben inseriti e non riuscite a toglierli, infatti questo è ben dentro il terreno, portatevi sempre con voi un bel pappagallo che si usa in idraulica questo, guardate che roba. Prendi, fine. Bam. Pronto per la doccia in camper. Guarda che borsettina. Non me la faccio là dentro, Allora, di il tuo consiglio per farsi la doccia. Sì, conviene sempre spogliarsi, tutti, come mamma va fatto, e mettervi l'accappatoio, che è qua dentro, e andare direttamente alla doccia in questo stato, altrimenti vi ritrovate con tutti quei vestiti che non sapete minimamente dove poggiare, quindi seguite me. Direi che è geniale. Sì, a Lucca così ci passai un brutto quarto d'ora. Un brutto quarto d'ora. Forse furono anche 20 minuti. No, dai. Ciao! Ciao. Questa mattina, dopo aver affrontato alcune difficoltà organizzative e svariati momenti di sconforto, siamo partiti per un viaggio che desideravo con tutta me stessa già dallo scorso settembre. Eravamo ancora a Candelo e mi ricordo che, mentre cucinavo la cena per noi due, fantasticavo di giorni spensierati e allo stesso tempo emozionanti, trascorsi all'ombra di un abete o al riparo di una piccola tenda. Nonostante negli ultimi mesi tutto sembrava remarci contro, siamo finalmente qui per viverlo. Dobbiamo essere se non al nostro supermercato che vende quella bevanda austriaca che ci piace tanto. Per forza. Eh sì, mi hai fatto deviare dall'autostrada, anzi
Ti sei fatto deviare Ma dall'autostrada? è andata pure Guidavi bene, più. forse per me avrei fatto 1000 chilometri per arrivarci. Infatti sono qui solo per questo. No, Ora si scopre tutto. Abbiamo girato un mezzo mondo per trovare questa bevanda. Quanti sono? 9. E noi lo prendiamo. Come fanno a essere 9? Ah, perché c'è uno di qua, devo prendere l'altro. Siamo in Trentino e più precisamente a Campo Tures e questo è il luogo dove mi sono innamorata della montagna. Questa casa è meravigliosa, siamo letteralmente nel centro di Campo Tures, abbiamo 2 balconi, di cui una vista città stupenda in montagna, l'altro è vista castello di Campo Tures, non so se ce ne rendiamo conto che cos'è, è come svegliarsi dal balcone e vedere il castello di Fénis o quello di Margherita, cioè non mi ricordo neanche come si chiama, sono troppo emozionata. Gressonnet. Castel Savoia. E da qui si vede il fiume e si sente proprio il rumore del fiume e della Il cascata fiume che è c'è un vicino. coso, sono cavalli È un- imbizzarriti. un torrente assurdo. È Ma che enorme. posto è? Madonna, sono Ma troppo facciamo vedere pure il felice. fiume E quanto siamo è qui grosso. 2 notti, abbiamo fatto cambio programma, dovevamo venire qui per una notte sola, però poi abbiamo detto, ma sai che c'è, facciamo 2, potevamo prendere una decisione migliore. Sono troppo felice. Per ogni tipo di dolore esiste la pillola giusta. Sono cresciuta con questa idea, ma mi sono sempre chiesta quando non è il braccio a farti male, o la gamba, o la testa, quando insomma è l'anima a sanguinare, quale rimedio assumere? La risposta era semplice quanto sconcertante. Se non sanguini veramente, nessuno ci crede. Ma oggi quel problema ho deciso di affrontarlo. Ho scelto allora il fascino di un bosco, l'odore di resina che le conifere aspergono nell'aria, il fragore di una cascata che dirompe dalla roccia liscia di una montagna. Ho scelto la natura e le infinite forme nelle quali suole manifestare la sua immensa, caotica bellezza. Sono intimamente convinta che la natura possa guarire le mie ferite, anche quelle più profonde, perché solamente nei boschi posso provare a confondermi con la natura, a miscelarmi con l'universo, per poter sentire tutto quello che non posso mai esprimere, né mai del tutto nascondere. All'inizio di questo viaggio ho lasciato al vento delle montagne e all'acqua fresca di un ruscello il compito di sussurrarmi il segreto della vita e della felicità. Forse, adesso, riesco a sentire qualche pispillio,
Pronta per la salita? Pronta. Ecco le porte che si chiudono. Dio mio. Oh mio Dio, oddio, senti. Prende velocità, Oh. Oh mio Dio, che figata! Guarda le mucche! Dio, che figata! Mamma mia! Andiamo qua, com'è? Ma quella è lavanda, dici? Mi sa, sai? Oddio, ma è delicatissimo. No. No, si va tranquilli, dai. Ah, delicatissimo nel senso che è lento. Sì. Sì, sì. Beh, meno male. Era una montagna russa. Allora, com'è stata questa esperienza? Durava tanto, verso la fine, beh, diciamo, Tosta? semplice, Sì? però va bene, si può fare. Ecco, Matteo è salito. Questa è la seconda cabinovia. Per me questa situazione di questa cabina molto piccola e stretta è troppo estrema. E quindi sono rimasta qui e lui è andato. Troppo coraggioso. Ok, sono salito su questa cabinovia che sta salendo fino a 2500 metri e è un po' diversa da quella di prima. Ora vi faccio vedere dove cavolo mi trovo. Ecco qua, su un divano sospeso a 2500 metri. Perfetto. Nonostante l'ardua salita su quella funivia un po', ecco, a divanetto come lo chiamo io, ne è valsa veramente la pena. Guardate che panorami. Ah, Dio mio, è un sogno. In discesa c'è proprio un'altra velocità, eh. Guarda come vado. Com'è stato? Bellissimo. Bellissimo, su è meraviglioso. Allora, se andate su questo sito, qui, Think, eccomi. Eccomi qua, fierissimo. Oddio, bellissimo. Sì, Ti c'era il puoi fare photo la point. foto? C'era il photo point. Troppo bello. Eccolo. Stamattina è successo un casino. Come sapete, noi domani saremmo dovuti andare in Germania. Eppure io mi sono reso conto che non ho né il passaporto né la carta d'identità. Quindi non sappiamo come entrare. Allora ho chiamato subito mia madre, gli ho chiesto di inviarmi il passaporto. Lo ha fatto, ma non sappiamo quando arriva, se arriva e soprattutto se arriva entro domani. Perché se non è così non sappiamo cosa fare. Ottimo!
C'è un odore di formaggio che proviene da questo qua, da questa casa, da questo edificio. Mamma mia, fra poco entro e vedo se c'è qualcosina in vendita. Oggi è stata una giornata strana. Sono davvero a un passo dalla possibilità di raggiungere un mio piccolo grande sogno. Ma Matteo non ha i documenti necessari. Eppure non provo nessuna paura. Forse questo è davvero il mio luogo di pace. Forse qui niente può davvero scalfirmi. O forse più semplicemente Matteo ha bisogno di qualcuno che sia forte per lui. È davvero molto scoraggiato, ha paura di avermi deluso, ma andrà tutto bene. È quello che continuo a ripetergli. Andrà tutto bene. Non ci giudicate, ma stasera che babbo. Buonissimo. Purtroppo è l'ora della partenza, siamo stati veramente veramente bene, questo è un posto a cui la Risa era molto legata, io non c'ero mai stato e sono davvero davvero contento che siamo riusciti a venire perché è stato tutto un fuori programma e abbiamo preso una notte in più rispetto a quella che avevamo calcolato, però ora è il giorno della Abbiamo partenza. fatto tante cose, le ho fatte vedere i miei posti speciali. Mettiamo 2 euro per far ballare queste sculture di legno. Il spettacolino è stato troppo bello, c'era quello lì con la sega, quello col violino pure, bellissimo, con la musichetta pure, troppo, Ti è piaciuto? troppo carino. Tanto, molto molto bello. Ma quanto è figa questa panchina? Tanto. Oddio, Anche dovrebbe... se tolgo questa gamba vado. Perché? Perché Guarda, ti devi sdraiare. Oddio! ci sto. Mi sentite col fiatone? Perché sono corso a ritirare un pacco speciale che ci dice che lo sto prendendo. Ci dice una cosa bellissima, che andremo in Germania. Sì! Oh. Mi vado a cambiare. Non si capisce che siamo a Vipiteno. Vedo un po' di burro, amore? Giusto 1 chilo. Ora siamo in Austria, giusto quel pezzettino piccolo per passare dall'Italia alla Germania. Come stai? Bene, bene, anche se sento un sacco caldo, oggi si muore. È vero. Ieri eravamo alla cabinovia Spijkboden. Prima di scendere giù nella valle
Ci siamo fermati vicino a questo tavolo, abbiamo mangiato le nostre noccioline, la nostra frutta secca che ci siamo portati, ho bevuto un po' d'acqua per prendere coraggio e poter scendere, e lì vicino c'era un ragazzo che affittava l'attrezzatura per fare le vie ferrate, sia quelle per bambini che quelli per gli adulti. E a un certo punto è ritornata una famiglia raccontando com'è stata questa esperienza. Allora lui ha condiviso il suo interesse appunto per le vie ferrate, ha raccontato quello che ha fatto, quello che non ha fatto, e a un certo punto, insomma, nel mezzo di questo discorso ha detto una frase: è difficile solo se hai paura. E mi si è fissata talmente tanto, in quel momento ho detto ok, scendo, va tutto bene, è difficile solo se ho paura. Insomma, mi è stato molto di ispirazione, un ragazzo a caso che ha detto una frase a caso, e alla fine siamo qui in Germania, ce l'abbiamo fatta, nonostante io comunque abbia viaggiato, siamo stati in Francia, siamo stati in Svizzera, un po' di paesi li ho visti, pochi però sì, però la Germania era un qualcosa per me talmente importante, talmente grande da dover vedere, talmente legata a tutti i miei sogni, a tutti i miei pensieri che avevo sin da quando ero bambina, che per me era qualcosa di troppo grande, troppo importante e troppo irraggiungibile. E invece è difficile solo se hai paura. E riesci a farlo solo se vai. Sembra una cosa banale, ma fare fa avverare le cose, senza aver paura. Un tocco di formaggio 3 euro. Ma quanto è bello il fatto che qua 24 ore su 24 tu ti puoi acquistare, non lo so, un vasetto di pulled pork, le salsicce, qua ci sono i bratwurst, le uova, è una cosa fighissima. Ce ne stiamo sdraiati su una panca in Germania. È una panchina sdraio, In mai un vista. parco meraviglioso. Bellissimo, con un ruscello che passa qui davanti, il sole sta tramontando. Che pace. Baudelaire scrisse che i veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Ho sempre pensato che tutto questo non avesse senso. Come si può partire e basta? Non puoi lasciare la tua vita al caos, figuriamoci l'organizzazione di un viaggio. Dove vuoi andare? Chi vuoi essere? Cuori lievi. Forse era quello il mio problema. Il mio cuore è sempre stato come un cassetto pieno di roba vecchia, di vestiti mai indossati, di foto sparpagliate, di liste mai completate. Ma qualcosa è cambiato, me lo dicono gli alberi, lo sento nell'aria. Ho finalmente aperto quel cassetto. Sul fondo, sotto cumuli di stoffe macchiate e fogli vecchi, ho trovato i miei sogni. Ho guardato Matteo, ho detto andiamo. Ho preso coraggio e ho riempito il mio zaino con quei sogni ancora impolverati. E ogni giorno ne ho lasciato andare uno, soffiandolo via come facevo da bambina, quando affidavo a un fiore di tarassaco le mie speranze. E ora riesco a contarne così tanti lì nel cielo, mentre danzano con le nuvole. Come si può partire e basta? Non lo so, ma è quello che ho fatto.
realizzato uno dei miei sogni più grandi che avevo da bambina. Eccolo qui, il castello di Neuschwanstein.